Facci un segno con il punteruolo sulla formica, hai capito? Ci fai già il forellino, in modo che tale che dopo ci mettiamo il reggimento delle quelle a vite. Ciao, grazie. Ciao. Signor Meloni. Signor Stabile, innanzitutto grazie per avermi invitato su questa bellissima barca che ho capito è uno dei suoi ultimi lavori, delle ultime realizzazioni, giusto? Sì, giustissimo. Questa l'abbiamo ultimata 2 giorni fa. Da come vedete si tratta di un lavoro di coperta in deck. Abbiamo montato, come l'ho detto, 2 giorni fa e stiamo facendo le ultimissime cose. Dopo alla fine, al limite diamo un'occhiata a quello che è stato fatto. Questo è un 48 piedi questa barca? Sì, questo è un 48 Azimuth. Tra l'altro è una delle più piccole. Di questo costruttore? Sì, ma anche di quelle che abbiamo fatto, anche no. degli ultimi lavori, perché beh. stiamo lavorando a Napoli, sempre per quanto riguarda la coperta, stiamo lavorando su un 53 metri. Ci vuole raccontare come si è avvicinata agli scanner, come ha pensato di utilizzare uno scanner 3D per il suo lavoro? Diversi anni fa alla fiera di Oltremare a Napoli ho visto uno scanner, non le dico la marca perché non sarebbe, di quelli a corda, a contatto. Uno scanner a contatto. A contatto, e loro usavano questo tipo di scanner e ancora adesso usano questo tipo di scanner per fare i lavori di pavimentazione, perché caccia direttamente un DVG invece di cacciare una scansione, e poi su questo DVG vengono fatte le lavorazioni in 3D a controllo numerico. Ultimamente con l'evoluzione che c'è stato l'avvento degli scanner in 3D che non sono più a contatto e permettono di fare una scansione molto più veloce, perché sapete, fare una scansione a contatto su una barca di 53 metri significa stare 3 giorni con una penna e con uno scanner, perché poi si deve posizionare, non so se sapete come funziona. No. Ci sono dei cunei, 3 cunei che si mettono a terra e ogni volta che si sposta questo, perché il cordoncino è lungo 4-5 metri, quindi vi dà la possibilità di fare questi rilievi nei 5 metri della lunghezza del cordoncino, dopodiché si posa il cordoncino su questi 3 cunei e si fa un altro posizionamento, quindi fare una scansione di 20 metri ci vuole una settimana. Invece appunto lei ha pensato di usare uno scanner a brandeggio manuale e forse all'inizio magari era un po' intimorito nel pensare se questo dispositivo potesse essere davvero utile per lei, o sbaglio? Sì, perché trattandosi di uno scanner 3D è molto più facile lavorare in 3D che in 2D, perché noi lavoriamo in 2D. Quindi una volta fatta la scansione poi dobbiamo importare la scansione in un altro programma e procedere a fare il disegno sopra la scansione. Lei pensa di aver già raggiunto il rientro dell'investimento di questo scanner? Sicuramente. Benissimo, Sicuramente. benissimo. Questo è molto, molto interessante. Quali sono i progetti futuri? Il prossimo sicuramente sarà quello là di sostituire l'Eva con il Leo. Per tante ragioni. Punto primo, le appendici, perché l'Eva ha bisogno di essere supportato da un computer, da un portatile, e di essere collegato a un portatile, e questo ci comporta il fatto di portare dietro almeno altre 2 persone che mi permettono di spostarmi con i fili sull'imbarcazione, perché non è che lavoriamo su uno spazio libero, lavoriamo nei corridoi, lavoriamo nelle camere, lavoriamo fuori, quindi
ci stanno dei problemi da sorvolare. Altra cosa importantissima sono le condizioni atmosferiche. L'EVA con la luce forte non ci permette di lavorare. Dobbiamo piazzare dei teli ombreggianti, oppure aspettare le condizioni meteo favorevoli, oppure aspettare la sera quando inizia a fare buio la mattina presto, per poter fare delle scansioni che poi ci permettono di poter lavorare. Che computer sta utilizzando attualmente? L'unico computer che è riuscito a soddisfare le nostre esigenze al momento è un Asus ROG con 64 GB di RAM, che è uno tra i portatili più performanti che si trovano sul mercato. E invece lavorando con l'EO si avrebbe la possibilità poi di lavorare su un computer fisso, quindi avendo una RAM a disposizione maggiore ci permetterebbe di fare dei lavori più grandi e quindi di facilitare molto ancora il lavoro. E quindi insomma ci auguriamo di vedere presto qualche barca storica, qualche barca importante. C'è qualche progetto in questo senso, qualche record di lunghezza, di dimensioni? Al momento a ottobre dobbiamo fare una scansione, un ponte di 70-80 metri quadrati. Già ci è stato affidato il lavoro, che sarebbe il completamento del lavoro che abbiamo consegnato una quindicina di giorni fa. Una quindicina di giorni fa abbiamo consegnato il fly e la prua. Di che barca si tratta? Si tratta di un 53 metri francese, l'Albatros. No, è interessante che evidentemente i risultati sono stati convincenti, perché passare da uno scanner EVA usato ad uno scanner Leo nuovo vuol dire che insomma è convinto della validità di questo sistema. Convintissimo, non convinto, perché vi ripeto, abbiamo fatto dei lavori che altrimenti sarebbe stato impossibile fare. Abbiamo fatto un'imbarcazione di 53 metri, che sarebbe stata una cosa impensabile farla prima senza scanner. E che cosa potrebbe dire a dei colleghi che fanno il suo stesso lavoro, magari in un'altra città, per evitare la concorrenza? Quello stavo dicendo. Quello è importante. Importantissimo. Allora, sicuramente è un prodotto valido da usare. Ma non troppo vicino. Non troppo vicino, è il futuro. Cioè, ormai lavorare con gli scanner è il futuro sulle imbarcazioni. Non si può pensare di tornare indietro. Signor Stabile, io la ringrazio per questa bellissima chiacchierata su questa bellissima barca, che poi magari faremo vedere alle persone che guarderanno questo video. Complimenti per il lavoro, che è veramente interessante, e per la qualità con cui viene realizzato. Complimenti. La ringrazio. E anche per il coraggio di continuare a fare un lavoro artigiano in un contesto in cui insomma è un po' complicato per via del sole, per via di tanti aspetti. È faticoso e massacrante, però è appagante, è anche appagante. Ancora complimenti e grazie. Grazie a voi.